E quindi volendo definire oggi nel 2023 cos'è Rock Burger, che cosa diresti? Cavolo, sai che è una domanda difficilissima. Anche perché oggi è un marchio registrato, corretto? Uff, hai voglia. A dire il vero, siccome io sono parecchio visionario e ambizioso, ho già anche registrato a livello europeo. Perfetto. Così ci siamo portati sì. avanti. A livello mondo l'avvocato mi ha detto ascolta, aspetta un attimo, no? Rock Burger è il miglior progetto di intrattenimento sul cibo che io conosca in Italia. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, Ci siamo? direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. No, sugli hamburger ne abbiamo visti di tutti i colori, ma oggi andiamo a vedere una vera formula rock. Venite con me. Nella puntata di oggi torniamo a parlare di ristorazione, ma questa volta lo facciamo a Torino, la terza città in Italia per numero di ristoranti, in compagnia del fondatore di un brand di hamburgerie. Una cosa semplice, no? In fondo di hamburgerie è pieno il paese, ma dove c'è aggregazione c'è mediocrità. E quindi questa volta raccontiamo un modo diverso di fare cucina, macinando risultati e successi anche internazionali. La storia di oggi inizia da 2 ex proprietari di una caffetteria sull'orlo del fallimento, che decidono però di aprire un'hamburgeria che ha cambiato le regole della ristorazione. Hanno creato un'esperienza culinaria unica, hanno unito 2 mondi molto lontani in un unico format. Dopo questa puntata, nessun altro ristoratore vorrà vendere più solo cibo. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Vieni, sediamoci. Allora, questa la metto qua, me la sono già Bravo. tolta perché oggi si schiatta di caldo in una maniera impressionante. E Bello luglio, E poi il locale condizionato invece ci andiamo dopo. Sì. Quindi posso rimettere la giacca Sì, 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 tranquillamente. e puoi tenerla. E posso E puoi tenerla. tenerla. Allora, visto che c'è già qualcuno lì dietro in agguato che ci aspetta, Sì. io direi facciamola venire che siamo un po' affamati, vero ragazzi? Grazie mille. Per te non è la prima volta da noi. Però ho dei dubbi. Faccio il ripassino allora. Fai il ripassino, vai. Ok. Alt! Ora vedremo il menù del locale. Partiamo subito da qui. Per molti il menù è un dettaglio superfluo, anzi ormai il QR code ha preso piede ed è diventata una scusa per i ristoratori più pigri. Ma per avere successo bisogna fare le cose in modo diverso. Il contenuto e la presentazione di un menù sono il primo biglietto da visita, ma soprattutto sono i tuoi venditori numero 1. Tutti i nostri burger hanno doppia versione, Classic o Legend. Ok. Legend è la versione potenziata, ci sono giochi, sfide, ricette particolari. Ok? Puoi sempre modificare le ricette, se vuoi aggiungere qualcosa in più puoi, e puoi sostituire il pane al sesamo artigianale con una focaccia artigianale. Ok? Rimane un po' più morbida, fa la crosticina croccante perché non è il sesamo. Ok. I burger sono serviti con le patate. Sì? Se volete condividere qualcosa di diverso, lo trovate qua. Bere. Sì? Ospiti del mese. 2 speciali. ACDC, con il quale abbiamo vinto il miglior burger d'Italia alle finali di Street Food. Tanta roba. Un mese e mezzo fa. Sì, recente, infatti. Bomba. Offspring, che è la ricetta estiva. Ok. Con un pesto di mento e basilico, bello fresco, versione classic o legend con la carne cruda. Ok. Poi abbiamo delle birre ospiti artigianali, ti interessa?
Le birre a sto giro no, però raccontamele. Ok, perfetto. Saison e Fì sono 2 birre belga. Questa è una birra fresca, leggera, con retrogusto di limone e caffè, buonissima. Fì è una sour ale, quindi birra acida, un po' più particolare. Ok. Con il finale amare di rabarbaro. Guarda, Ok, Romy, sì. allora, il mio problema è che io sono a dieta da un mese. E quindi puoi mangiare tutto quello che vuoi. Hai aspettato un mese questo momento. Proprio. Avrei provato volentieri la CDC. Lo proverà ma non uno è- di loro. Ma non è il momento. Quindi andrei direttamente sul Legend. Ma innanzitutto, visto che abbiamo corso Sì. in questo momento, anche perché siamo un po' affamati, però dove ci troviamo, Ronny? Allora ci troviamo da Rock Burger, catena di hamburgerie, ne abbiamo 2 su Torino e un food truck, quindi in realtà ne abbiamo 3, poi il food truck porta il verbo un po' in giro per l'Italia. Ci divertiamo a far mangiare bene le persone, ma dando un'esperienza che sia fuori dal comune, quindi intrattenendoli al tavolo anche con dei momenti ludici o intanto con un'atmosfera come si deve, con luci, musica e anche un servizio al tavolo che sia non solo ti lancio il piatto, Certo. ma un qualcosa di diverso che hai già intravisto insomma nella presentazione del menù, però un rapporto col cliente insomma che lo faccia star bene, alzare, che si è divertito e ha mangiato da Dio. Ragazzi, buttiamoci nell'esperienza e ci rivediamo fra poco. Allora, ACDC? Per lui. Per Per lui. me. Grazie mille. Buon appetito. Allora, voi il profumo in questo momento non riuscite a sentirlo e mi dispiace molto, però già potete vedere anche la presentazione, che è una presentazione semplice ma incredibilmente d'impatto, perché, cioè, guardate qua, piatto nero, tovagliolo nero con l'hamburger che risalta in una maniera esagerata ed è qui a dirti mangiami, ma poi soprattutto questa non è una roba scontata, cioè, raga, guardate qua, cioè questa è la foto fatta dal fotografo eccetera eccetera, però questo è il burger, è la stessa roba. Ci teniamo molto, addirittura alcuni li sfidiamo anche. Ah sì, bella la foto, però poi ho detto guarda, se non arriva come la foto te lo offro io. Ma te lo ricordi quel film di Michael Douglas che andava in giro con la mazza da baseball? Che Un giorno di ordinaria follia, sì, ok? sì. Che lui arrivava perché voleva ordinare la colazione, ma erano passati 5 minuti dall'orario per cui la colazione non poteva più essere Sì, ordinata. sì. Alla fine riesce a ordinare e questi gli portano una roba che lui la tira fuori, la guarda, la confronta con la foto che c'era lì sopra e inizia a spacchiare tutto. E fa bene. Qualcuno sa dirmi in che somiglia la foto? Però raga, bravi. Grazie. Bravi, perché questa è una cosa che fa piacere, perché allora, uno è il fatto che ci sia un menù fotografico e nella maggior parte dei casi i menù fotografici non ci sono. Ma perché? 2 è che nel momento in cui guardo la foto io ricevo nel piatto effettivamente quello che ho ordinato. Ci teniamo molto su quello. Senti come croncia. E poi ti mangi. No. Va bene, allora abbiamo fatto un salto temporale, abbiamo mangiato, ci siamo riempiti la panza. E Abbiamo fatto 2 passi. Esatto, abbiamo chiuso e pam, ci siamo catapultati nel secondo locale. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Per me è sempre un neonato perché è quello più giovane, ha 2 anni di vita. Ok. Aperto in pieno Covid, quindi poverino ha avuto una genesi molto complicata, però sì, è il secondo Rock Burger a tutti gli A effetti. distanza di una manciata di chilometri. Sì, sono praticamente ai 2 lati del centro di Torino, Sì. anche se sono 2 zone completamente diverse. Quello è proprio, l'altro è pieno centro, quindi Certo. a 2 passi dalla Mole, sono 100 metri forse proprio Certo. dalla Mole Antonelliana. Qui invece siamo nel cuore di San Salvario, che è vicino a Portanuova, la zona un po' più a sud del centro. No, senti, siamo qui sotto a questo brand, a questo logo. Questo piccolissimo logo. Esatto, che tra l'altro a me piace tantissimo, con la tua maglietta, le tovagliette in cui c'è In Bacon We Trust, che mi fa impazzire come tipologia di messaggio e di racconto. Ma dove nasce Rock Burger? Cioè, qual è la genesi di Rock Burger? Questa è una storia quasi di quelle un po' romantiche da film. Io e la mia socia Gida abbiamo iniziato in realtà nel locale dove Sì. siamo stati prima, con una piccola caffetteria, quindi io arrivavo dall'ambiente dell'organizzazione eventi, Ok. ho fatto il DJ per anni, ho organizzato tanti eventi anche a livello culturale con l'associazione culturale eccetera, solo che continuavo a dare energia agli altri e mi sono detto apriamo qualcosa
di nostro, quindi apro qualcosa di mio dove le energie le metto nel mio, no? Certo. Quindi dove se mi organizzo qualcosa mi creo una base, no? Quindi un piccolo campo base. Trovato questo localino alle spalle dell'università, abbiamo detto vabbè, iniziamo come caffetteria e non sapevamo niente, cioè, io addirittura non avevo mai fatto un cappuccino, non avevo neanche mai bevuto un cappuccino in vita mia perché io non sono uno da cappuccini, quindi però io mi butto, no? Ok. E allora all'orlo del chiudiamo che non siamo capaci, abbiamo tirato giù la serranda dopo i primi 3 anni e mezzo di caffetteria dove avevamo provate tutte, siamo guardati negli occhi e mi ha detto cosa facciamo? E ho detto vabbè, proviamo un esperimento, facciamo un qualcosa con 2 cose che ci piacciono e basta. E il rock, vabbè, ce l'ho sempre avuto nell'anima e quindi mettiamoci il rock. E l'altra cosa, che cibo ci mettiamo, beh, il cibo internazionale, gli hamburger mi piacciono e mettiamo quello. E abbiamo rialzato come Rock Burger e mi sono fatto prestare, me lo ricordo, ed è vero, mi sono fatto prestare 200 euro da mia madre per il fondo cassa del primo giorno perché eravamo a quei livelli lì. E quindi abbiamo aperto il primo giorno come Rock Burger e mettendo insieme proprio anche il brand name, ho detto come, vabbè, Rock Burger. E ci siamo resi conto dopo di quanto era potente e abbiamo fatto una cosa istintiva ma che era in stato di grazia ed è venuta fuori così. Ecco, se volete aprire un'attività e state morendo settimana dopo settimana cercando il nome e il logo migliore per il vostro business, significa solo una cosa: state perdendo soldi. Cominciate a fare, cominciate a vendere. Il nome non è una giustificazione sufficiente per non aprire. È vero, è molto importante, ma non è inciso nella pietra. Può sempre cambiare nel tempo. Può all'inizio chiamarsi anche Da Franco. Dopotutto, la società più ricca al mondo che fa smartphone e computer ha il nome di una mela. Rock Burger è il miglior progetto di intrattenimento sul cibo che io conosca in Italia. È un insieme perfetto di un'esperienza ristorativa, quindi si viene qua innanzitutto per mangiare, ma tutto quello che c'è intorno, qualunque dettaglio, dalla sedia a quello che viene detto al tavolo e all'emozione che ti rimane dentro quando arrivi a casa, è tutto studiato nei minimi dettagli per essere indimenticabile. Voi siete felici quando un cliente esce da quella porta, dopo che logicamente vi ha pagato, Certo. con quale emozione e pensando che cosa o vivendo che cosa? Innanzitutto mi sono divertito come un matto. Ok? Quindi il divertimento, quella è la prima cosa in assoluto. Ok. Quindi un cliente esca, quanto mi sono divertito stasera, perché quello è anche il primo meccanismo di innesco di un passaparola, Certo. che comunque resta la miglior leva marketing che esiste. Certo. L'altra cosa che ci inorgoglisce molto è che si sia affezionato a chi lo ha servito, come a livello delle materie prime. Noi non parliamo quasi mai di prodotto e a volte tutti ce lo rimproverano. Mi è capitato recentemente con dei blogger che mi hanno detto cavolo, ma ci hai raccontato delle cose incredibili, la carne di vitella che arriva dal consorzio del bue grasso, il pane con la farina macinata, ma non c'è nel locale. E io dico sì, lo so, in realtà è un difetto, ma dall'altra parte il prodotto per me è scontato che sia di una qualità estrema. Quanti ristoranti conoscete che ve la raccontano dicendo che i loro piatti sono i più buoni? Che come si mangia lì, quella cosa lì non si mangia da nessun'altra parte? Così tanti che non ci credete più. Ecco, Ronnie ha capito che fare da mangiare bene non può essere il principale elemento differenziante, anzi, dovrebbe essere la norma. Per conquistare il cliente ci vuole dell'altro. E ora vediamo un esempio. E quindi in ottica di divertimento abbiamo questa Wall of Flame. Sì, che è una. È una. Però- E ripeto, non so quanto si divertano realmente i poveracci che tentano questa sfida. Questa è la sfida piccante, però sul menù fisso questa è la sfida, altri sono momenti divertenti. Ok? Quindi quello che mi viene in mente più classico è un cono di formaggio che viene proprio lasciato colare sull'hamburger servito al tavolo e quindi alzato davanti al cliente. Questa è la sfida a tutti gli effetti, quindi qui in pompa magna si spengono le luci, esce proprio questo burger in sala con tanto di pezzo sparato dei Rammstein, perché questo è dedicato in tributo alla band tedesca dei Rammstein, che fanno questi concerti pieni di lanciafiamme, eccetera, con tanto di bengala piantato sul panino, quindi è un momento infiammato. Facciamo firmare una liberatoria al cliente e glielo portiamo con un kit con la clessidra perché ha un tempo, con i guanti
neri per toccare questa bestia, con il bicchierino di latte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parte il tempo e lui deve provare a finire questo mostro. Quanto dura più o meno la clessidra? 20 minuti. 20 minuti per mangiare questo panino. Sì. In quanti provano settimanalmente questa sfida? Guarda, in media almeno una sera ci prova. Caspita. Sì. Almeno una sera ci prova circa, sì. Caspita. A volte arrivano i gruppetti di invasati, tavolata, vai! Ti devo raccontare un'altra challenge che ci è piaciuta molto, che è recente perché l'abbiamo fatta un paio di mesi fa nel menù del mese. Era il Ghost, quindi dedicato in tributo a questa band svedese che si chiamano appunto i Ghost, misteriosa perché cambiavano tra virgolette cantante, in realtà era sempre lui. C'era un gioco tutto particolare, chi ha voglia si va a studiare la storia dei Ghost, è molto interessante, tutti con la maschera, quindi non si sa chi sono i componenti, eccetera. Quindi abbiamo detto facciamo un burger dove non si sanno gli ingredienti. Quindi siamo usciti con l'affumicatore, quindi la campana con l'affumicatore, e la sfida era indovinare i 7 ingredienti contenuti nel burger. Ovviamente se indovinavi gli ingredienti non lo pagavi. Certo. Qualcuno ce l'ha fatta? No. Parlando di membership, qui abbiamo un sacco È un po' di roba, sì. Sì. Raccontaci un po' come funziona questa cosa qui. Allora, anche qui è arrivata in risposta alla classica domanda, la fidelity, cioè bene o male, un qualcosa, poi c'è chi lo chiama il salotto buono, cioè in qualche maniera dice vabbè, qualche cliente come lo fidelizzo? Rock Burger si è sempre raccontato come la band che inizia dagli scantinati per arrivare fino agli stadi, no? La gavetta della band, i viaggi, le sale prove, eccetera, i chilometri, eccetera, eccetera. Ho detto cavolo, ma i nostri clienti possono fare la stessa cosa. Quindi loro accumulano dei punti venendo a mangiare, partecipando a serate esclusive, ci sono tanti modi per, e grazie a questi punti loro ottengono dei vantaggi livello per livello. I livelli sono 4 e poi diventano rockstar, e quando diventano rockstar hanno uno spazio, una foto che li identifica in tutti i locali Rock Burger, quindi come le nostre rockstar. E poi hanno ovviamente dei super mega vantaggi. Adesso noi qua abbiamo la tovaglietta che tutti i partecipanti alla membership hanno, loro hanno ancora una tovaglietta diversa, hanno il teschio rosso per le patatine, hanno un calice esclusivo, la spilletta riservata, insomma sono delle rockstar. E quindi vengono trattate a tutti gli effetti come c'è l'incoronazione. Visto che ugualmente anche in questo format, cioè parliamo proprio del modello di business, quanto questa membership aiuta i numeri di Rock Burger? Chi fa parte della membership ha un livello di fidelizzazione inarrivabile e quindi partecipa molto più attivamente alle iniziative del locale, quindi tradotto in soldini ce ne siamo accorti soprattutto durante il Covid. Noi, gli iscritti alla membership nel periodo Covid ordinavano in delivery, perché era l'unica cosa che potevamo fare, tutte le settimane. E poi anche tutte le iniziative sarà perché anche loro hanno un canale preferenziale, quindi tipo alcune serate a tema loro lo sanno per primi, quindi hanno anche la possibilità di prenotare in anticipo serate che magari hanno una capienza molto limitata, vedi Halloween, che abbiamo pochi posti perché facciamo delle cose turche. Dalla Wall of Flame qui passiamo alla Wall of Fame. Sì, dove inutile negarlo. Abbiamo il miglior burger d'Italia nel 2019, nel 2021, nel 2023, primo posto, secondo posto, primo e secondo posto, certificati di eccellenza TripAdvisor dal 2014 ad oggi, tutte le guide del Gambero Rosso dal 2018 ad oggi. Che è questa roba? È tutto quello che ci siamo portati a casa in questi anni. In particolare quest'anno abbiamo di nuovo portato a casa il miglior burger d'Italia, secondo posto con la giuria, primo posto col People Choice, quindi doppio podio, è stato È corretto dire emozionante. Che questa metà arrivano prevalentemente grazie al food truck e quella parte arriva prevalentemente grazie ai locali? Assolutamente corretto. Tra l'altro siete entrambi, se non mi sbaglio, i locali più recensiti di Torino o giù di lì. Noi abbiamo entrambi i locali nelle prime 20 posizioni su 3.000 ristoranti. Come avete pensato di aggiungere anche il food truck? Sono finito a una fiera street food in una location pazzesca a Fontanellato, non so chi lo conosce, è un castello bellissimo vicino a Reggio Emilia, e sono andato a questo evento e c'era questo castello con il fossato, con tutti i food truck intorno, e ho detto cos'è sta roba incredibile, e mi sono innamorato follemente della street food e del concetto del cibo di strada, e ho detto vabbè, il nostro si presta alla grande, e quindi non ci ho più visto. E allora abbiamo investito tutto, ci siamo indebitati e siamo usciti su strada col food truck.
come... Quanto il locale spinge il food truck o il food truck spinge il locale? È molto più il contrario, il food truck spinge il locale, Ok. perché negli anni è un biglietto da visita ambulante. Io vedo quando passiamo in città mi fermano ai semafori, perché poi noi dopo il primo anno, nel 2017, quindi subito l'anno dopo che siamo usciti col truck, siamo stati chiamati da Italia 1 per la prima edizione di Street Food Battle con Simone Rugiati, e quindi inaspettatamente ho detto, ma davvero? Certo. Quindi bruciati anche i casting, perché poi non sapevo neanche che facessero i casting, ci hanno proprio chiamato loro. Quindi abbiamo fatto quella prima edizione e mi fermavano, ma voi siete quelli di Italia 1, siete stati sul... Ed è stato emozionantissimo. E quanto questi premi effettivamente incidono poi sui numeri del locale? Tantissimo. Tantissimo, perché vabbè, TripAdvisor assolutamente è una guida. Certo. E quindi noi lo vediamo sul locale del centro, il turista. Noi perché lavoriamo così bene con i turisti? Perché quelli aprono e se scrivono hamburgeria e noi usciamo per primi. Questi premi qua danno un senso di autorevolezza a tutto quello che fai, perché dici cavolo, cioè sei sul Gambero Rosso, Certo. se hai vinto miglior burger d'Italia ci sarà un motivo. Certo. E magari lo vinci una volta, è stato uno sbaglio, arrivi sul podio la seconda, la terza prendi 2 podi e vinci di nuovo, vorrà dire qualcosa. E infatti adesso stiamo sperimentando al tavolo nel menù del mese proprio il burger che ha trionfato con la giuria e sta spopolando, perché la gente si affida all'aver portato a casa dei premi di un prestigio così importante, perché è un premio europeo. Ok, finora tutto bello. Ma anche Ronny, insieme alla sua socia, come ogni imprenditore e probabilmente come te che ci stai guardando, ha dovuto attraversare diversi ostacoli con la sua attività. Vediamoli. Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? Quanto tempo hai? Vabbè, la più grossa è stata quella che ha innescato il cambiamento da caffetteria Ok. a Rock Burger, quindi quella ne abbiamo già parlato. Sì. Innegabilmente, anche se è sempre una noia riparlarne, ma il Covid, perché per noi ristoratori è stato uno schiaffo in faccia violentissimo, dove tu fino ad oggi facevi quello, beh oggi basta. Certo. Quali sono stati gli elementi che vi hanno funzionato di più nel reinventarvi durante quel periodo? Vabbè, quello che ci ha dato il beneficio più grande è l'essere stati così saggi da aver sempre avuto un occhio marketing al cliente, quindi 2 giorni dopo il primo lockdown io avevo già mandato la mail ai clienti: il nostro hamburger non si ferma, ve lo portiamo a casa. Ovviamente anche lì, grazie alla lista clienti, Certo. perché sennò come glielo dico che sono chiusi in casa? Certo. Quindi comunicato quelle 2 cose lì, te li portiamo a casa oppure scendi tu e vieni al food truck. Bello. Quello ci ha salvati. E l'unica altra grande sfida, che secondo me quella è una sfida non solo nostra, ma una sfida di settore, è una sfida che tra l'altro è diventata forse la più importante da risolvere per un progetto di ristorazione oggi in Italia, è quella della gestione del personale, della gestione dello staff, quindi della costruzione di uno staff ingaggiato, motivato e che scelga di lavorare in un progetto ristorativo dove se ne sentono di ogni. Certo. E dove c'è stato anche un po' una caccia alle streghe. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Post-Covid. Sì. Perché il Covid ha insegnato alle persone che potevano anche guadagnare dei soldi da casa. E come avete risolto in qualche modo questa questione del personale, visto che in Italia c'è una questione che sia legata all'affidabilità del personale, ma anche effettivamente poi per un locale i camerieri, per poter far lavorare bene un locale, non devono essere dei semplici portapiatti, No. ma sono effettivamente innanzitutto dei venditori. Allora, hai sollevato 2 tematiche. Sì. Quella è la fiducia, quindi Sì. quella banalmente si risolve intanto smettendola di gestire i locali come se fossero dei locali degli anni '80, quindi con ti do il 50 euro a fine servizio, a mio cugino, e con dei magazzini di cose a caso, quindi banalmente numeri, Sì. KPI, gestione del magazzino, cioè fatta come Dio comanda, perché da qualche parte quel numero lì deve quadrare e io ho 1 miliardo di alert che mi mettono in condizioni di... Quindi
banalmente prendere coscienza che non gestiamo un ristorantino, ma gestiamo un'azienda e quindi bisogna avere il controllo dei numeri e farlo come si deve. KPI, Key Performance Indicator, ovvero gli indicatori chiave di prestazione, sono i dati più importanti per valutare l'andamento di tutto. Solo che la parte più difficile è saperli identificare. E molto spesso la differenza tra successo e fallimento è da ricercare proprio nella mancata osservazione o nella scelta sbagliata dei KPI della propria azienda. Ad esempio, il costo per lead o costo per contatto in una campagna di marketing online per raccogliere contatti di clienti potenziali è un KPI valido, oppure lo scontrino medio del cliente per un ristoratore. L'engagement, ovvero quanti like e commenti ti mettono, no, non è un KPI, nemmeno gli stessi like sono un KPI. L'altra tematica è quella che citavo prima, quella dell'ingaggio e dell'attrattività. Noi abbiamo investito in questi anni in tutto, ma l'unico vero investimento che ha risolto questo problema è stato un investimento in un responsabile HR. Ma senti, ma hai mica qui nel locale un menù di un anno e mezzo fa? Fammi andare a vedere se ce l'ho. Qui abbiamo questo che è l'ultimo menù, che è quello che abbiamo visto anche oggi a pranzo. Sì, Ok. è la versione attuale. Poi abbiamo questo menù che è di un annetto fa. Quindi questo è uscito il 1° agosto dell'anno scorso, Ok. quindi Ma che non è annetto fa. ancora il menù che avevate. Questo è già un menù con il 20% in più. Sì. Ok? Per cui la cosa che vediamo, a parte i prezzi, è che ci sono una serie di panini e poi ci sono tutta una serie anche di piatti Sì, ci sono anche dei secondi al piatto che avevamo. che una sono linea- completamente spariti nel Completamente, nuovo menù. sì. Ok? E l'abbiamo fatto per semplificare la linea? Sì. Ok. Semplificazione di linea, ovvero quell'attività volta a ridurre il numero di referenze o servizi offerti da un'azienda, così da diminuire le complessità di gestione del magazzino, dell'erogazione del servizio, mantenendo solamente i prodotti e servizi che garantiscono il più alto margine. Taglia i rami secchi. Se un prodotto o un servizio te lo chiedono in 4 gatti, significa che non è quello il tuo cavallo di battaglia, è solo una zavorra. Poi prendiamo un panino a caso, che ne so, il Metallica, che qui è a 11,50 €, Sì, ok? Nel precedente menù era? 9,50. Ok. E qui andiamo a cercare il Metallica, è a 17 €. Sì, E si vende ancora? sì. Che cosa è successo? In realtà per anni ti vai avanti ad autosostenerti, convinto che quel compenso minuscolo che ti porti a casa, perché alla fine quello è, ossia i giochi siano fatti così, no? È un ristorante e le spese sono tante e quindi vai avanti sempre adeguandoti a prezzi di un mercato che chi li ha decisi non si sa, però sicuramente non mi far parlare, e quindi ti adegui a un qualcosa che non ha neanche alcun senso e quindi vendi le cose senza averne reale consapevolezza e senza legarle a un qualcosa che abbia davvero un valore. Certo. Quindi non c'è solo un problema di guadagnare di più, c'è proprio un problema di sostenibilità del business. Quindi il primo intervento che avevamo fatto, giustamente cazziati a dovere, era aumentare del 20%, ma comunque aumentare del 20% sei a malapena nella soglia della sostenibilità. Certo, che però poi è tutto nel momento in cui io vedo anche i prezzi del nuovo menù. Io adesso non ricordo il panino che ho mangiato a pranzo con la carne cruda, Sì. Sui 22 euro. 22, sì. 22 euro. Per me li vale tutti, perché ogni singolo euro in più su questo menù, da quello che abbiamo visto oggi e da come anche ti conosco, effettivamente è tutto restituito. Assolutamente sì. Giusto 2 numeri finali. Voi al mese fra i 2 locali quanti coperti fate? Allora, diciamo in media Sì. all'incirca 1 migliaio. Scontrino Com'è? medio? Oscilla tra i 29 e i 30, sto puntando al 31. Senti, proprio per tutto il racconto, perché questa impresa è un'impresa di successo a tutti gli effetti, perché in Italia avere un'attività da oltre 10 anni, qual è il suggerimento che ti senti di dare a chi in qualche modo sta o imbarcandosi per la propria nuova impresa oppure nella sua impresa è in un momento in cui vuole innovare, cambiare, eccetera, eccetera? Qual è il suggerimento che ti senti di dare a queste persone? Tra un istante arriviamo al consiglio che Ronny vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza.
1. Se vuoi aprire un ristorante, far bene da mangiare non può essere un elemento distintivo, è solo la base. 2. È fondamentale avere dei KPI definiti e controllati regolarmente, è la base del tuo progresso. 3. Ai clienti non interessano le fredde caratteristiche del tuo prodotto, ma l'esperienza che il tuo prodotto regala. Nel caso di Ronny, una serata di completo divertimento e appagamento. E tu come puoi rendere ciò che vendi una vera e propria esperienza? Ma ci sono tanti altri spunti e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima andremo a scoprire un prodotto unico che credo non abbiate mai visto. Un prodotto di incredibile design che rivoluziona il modo di vivere l'intrattenimento tecnologico, ma non solo, e che permette di creare una stanza nella stanza in meno di 2 metri quadri e che ha il proprio showroom all'angolo di via Monte Napoleone a Milano. Ora però torniamo al consiglio di Ronny e noi ci vediamo settimana prossima. Allora, sono più di uno in realtà. Vabbè, intanto studiare. Ok? Come un pazzo. Sempre all'infinito, senza dare mai niente per scontato. E soprattutto, e quella regola lì l'ho imparata io dai formatori, dal formatore in particolare che me l'ha detta la prima volta, se tutti fanno così, è un buon motivo per iniziare a fare esattamente l'opposto. Quindi studiare e poi se si crede profondamente in un'idea, in un progetto, davvero andare a muso duro senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Costi quel che costi. Noi se siamo ancora qui oggi dopo 10 anni è perché quando ho preso il track mi hanno detto è già pieno di track di hamburger, non ne venderai uno. Non mi è interessato, mi hanno detto non aprire il secondo locale su Torino perché già è difficile gestirne 1, 2, non ha senso, ti fai del male, si cannibalizzano, morirai. Noi abbiamo fatto lo stesso, studiare con consapevolezza e insistere con consapevolezza. Ragazzi, che dire, dovete assolutamente passare da Torino per vivere questa esperienza e anche per assaggiare questi burger che sono una roba strepitosa. Mi dispiace che non abbiate potuto assaggiarne il sapore anche attraverso il video, ma vi garantisco che farvi un giro a Torino anche solo per passare a trovare Ronny e venire a vivere l'esperienza di Rock Burger è veramente tanta roba. E che dire, Ronny, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a tutti quanti. No, ma loro non esistono dietro le camere. No, ma mica loro che filmano. Giusto. I clienti, e loro cioè, non monetizzo con loro. No, grazie a voi ancora più in là. Assolutamente. Buongiorno. Come andiamo? Bene, tu? Molto bene. Io già quello l'ho visto che si è preso bene per quanto riguarda le birre. Sì, l'hai già visto con l'acquolina. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Dicevo veramente grazie agli altri, non a loro. Poi grazie anche a voi comunque.